Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy con Fulvio e Piero. Due voci, due mondi, un solo ritmo. Eccoci qua, abbiamo scavallato, abbiamo passato il mese di questo 2025, da novembre siamo passati a dicembre, siamo a mercoledì 3 dicembre appunto giovedì scorso, infatti abbiamo deciso di cosa parliamo di oggi. Allora, settimana scorsa non abbiamo potuto parlarne perché ancora non era il fatto di fare la trasmissione di mercoledì e poi c'è il ringraziamento di giovedì, ti frega un po', e quindi siamo andati alla settimana successiva. Caro Piero, intanto buongiorno, tanto il caro Piero, e io ho iniziato a parlare così a diritto e quindi ho detto vabbè. No, ha fatto bene, non c'è assolutamente problema, anzi è vero, hai ragione. Il fatto che il ringraziamento sia di giovedì e noi facciamo la trasmissione di mercoledì ci ha un po' fregato, però la scorsa recuperiamo. Era il 26 novembre, settimana scorsa, quando abbiamo trasmesso, e quindi questo è. In questa 11ª puntata, caro Piero, 11, ho perso conto. No, hai perso il conto perché in realtà sono 12. No, la 12ª, è vero, in realtà hai perso il conto. Io tendo... Male. No, perché secondo me non facciamo abbastanza, è per quello. Ci si può organizzare anche per farne di più, non è un problema assolutamente. Sì, no, penso, vediamo. Vediamo un attimino, però la 12ª puntata, hai ragione. E quindi noi abbiamo deciso, passa il mese, poi ci saranno le puntate, le prossime trasmissioni dove parleremo di feste natalizie, perché ci addentreremo nel periodo natalizio e l'attualità. E allora, per smorzare, visto che settimana scorsa non potevamo parlarne, questa settimana è la settimana successiva e ne parliamo oggi, parleremo di ringraziamento. Il giorno del ringraziamento, cioè il 27 novembre, vedi anche da te. Anche da me sì, ragione, giustamente, esatto, mi stanno dando ragione. Intervengono, esatto. Che, vabbè, intanto, parentesi, diciamo che, intanto ricordiamo a tutti i riferimenti nostri, www.radiocentroweb.it, che è il nostro sito internet dove ascoltarci in diretta il mercoledì alle 15, oppure ritrovare il canale YouTube dove potete vedere le nostre belle facce. E sì, diciamo che sono belle facce, oppure belle facce, anche sì, poi con questo cappellino bianco col pesce spada che ogni tanto sì, serve anche quello, mettiamolo così. Va bene, e poi niente, ci sono anche i link ai social, sia Facebook che Instagram, dove potete ritrovare tutte le trasmissioni di Radio Centro Web, perché c'è la nostra, c'è Cortocircuito, c'è Buzzer Beater, c'è Tribuna Staff, insomma via. E io mi sto ancora riprendendo perché domenica ho avuto un tour de force, che c'è stata la maratona di Firenze, ma vabbè. Ne parleremo anche più. Ne parleremo ampiamente prossimamente, anche perché è vero che Firenze è una maratona internazionale, la seconda d'Italia dopo Roma, però non può far, diciamo che facciamo concorrenza in quanto le opere d'arte che uno vede durante il percorso, al netto della fatica che uno fa, però alla fine non possono essere paragonate ad altre città. È chiaro che non possiamo competere con New York, con Boston, che sono quelle più vecchie, quelle più maggiori, vabbè, insomma, sappiamo bene tutti come funziona, però vabbè. E quindi oggi parliamo, estraniandoci da tutte le notizie d'attualità, di tutto quello che succede nel mondo,
parliamo di giorno di ringraziamento. Esatto. Che Giorno di ringraziamento, io per ora ne parlerai più te perché io ne so qualcosa, mi sono aperto la mia pagina di Wikipedia per avere un pochino più di notizie pronte per controbattere, però no, controbattere no, perché non è un dibattito. No, vabbè, parliamo. Diciamo, potenzialmente qui negli Stati Uniti è quasi più importante del giorno di Natale. E del 4 luglio. Sì e no, nel senso che col 4 luglio ha in comune la riunione familiare, mettiamola così. Ok. Però tendenzialmente è più importante del giorno di Natale proprio perché comunque gli americani si spostano più per questo che non per le feste come le conosciamo noi. Ovvio, poi il Natale rimane comunque Natale e quant'altro, però per esempio anche a New York la parata che apre un po' la stagione natalizia si svolge proprio il giorno del ringraziamento, la famosa parata di Macy di cui tutti vediamo nelle immagini in televisione e quant'altro. Nelle serie TV, sì. Nelle serie TV e quant'altro si svolge nel giorno del ringraziamento, quindi sostanzialmente è proprio il momento più di riunione per tutti. Stavo leggendo che il giorno del ringraziamento, a parte vabbè, è il ringraziamento, ecco, cosa si ringrazia? La benedizione per i raccolti dell'anno precedente, esatto. Grosso modo, ed ha origini dal 1800, grosso modo, dai primi coloni. Prima, sì. Forse ancora prima. 1700 nel 1777 negli Stati Uniti, 1872 in Canada. Infatti stavo leggendo questa differenza, che mentre negli Stati Uniti è il quarto giovedì del mese, un po' come la Maratona di Firenze è l'ultima giovedì di novembre, la Maratona di Firenze è l'ultima domenica di novembre. Quando mi chiedono qual è la maratona, l'ultima domenica di novembre. Quando è il giorno l'ultimo giovedì di novembre, diciamo non c'è mai una data precisa, non è come Natale proprio, però si sa che è l'ultimo giovedì di novembre. No, l'ultimo giovedì di novembre. Mentre in Canada viene festeggiato il secondo lunedì di ottobre. Esatto, ringraziamento canadano. E penso sia legato più al clima, perché in Canada a ottobre fa già freddo che non negli Stati Uniti. Credo sia legato, sì, giustamente come dicete adesso, al clima e al fatto che comunque è sempre un discorso di raccolto. In Canada ovviamente il raccolto termina prima per ovvi motivi climatici, per ovvie ragioni di clima, perché il freddo arriva prima. Sì, esatto, per cui diciamo la cosa, ora noi abbiamo volato un paio di volte proprio sotto il ringraziamento. La cosa che fa specie è che nonostante ci sia una grossa quantità di gente che comunque si muove tra uno stato e l'altro, è una situazione relativamente tranquilla. Poi bisognerebbe capire un attimino magari nei giorni precedenti, però negli aeroporti è comunque una situazione relativamente tranquilla alla fine. C'è gente, ma non esageratamente, ecco. Qual è il periodo dell'anno dove si spostano più persone contemporaneamente negli Stati Uniti? Tendenzialmente ti direi sicuramente il ringraziamento e per certi versi anche il 4 di luglio. Perché comunque il 4 di luglio non solo è festa nazionale, ma è un ulteriore modo per le famiglie di stare insieme e di ritrovarsi. Ok, Natale viene snobbato. Allora, non viene effettivamente snobbato, perché poi in realtà chi si muove per il ringraziamento poi resta anche per le feste natalizie generalmente, magari lavorando da remoto, magari sfruttando delle ferie che non ha avuto durante l'anno, però è sicuramente meno sentito piuttosto che non il ringraziamento, diciamo così. Anche se, però, stavo pensando a cultura popolare, per la rubrica cultura popolare. Nelle serie TV viene, cioè se uno dovesse fare il conteggio di cosa viene
menzionato di più o viene trasmesso di più tra giorno di indipendenza o ringraziamento o Natale, più o meno vengono equiparati. Però perché se si guarda nelle serie TV o nei film, allora, diciamo, nei film probabilmente forse più il ringraziamento di per sé, se devono far vedere qualcosa di relativo alla famiglia. Tenuto conto anche che qui comunque c'è la tradizione, il famoso tacchino con la salsa che viene preparato durante tutta la giornata, poi lo mangiano alla sera, tutta una serie di tradizioni che effettivamente sono più rivolte a quel giorno piuttosto che non ad altri. Certo, senz'altro. Però vabbè, se te pensi anche ai film anche cult, Mamma ho perso l'aereo, è di Natale, sì. Sempre a Natale, anche il 2. Una poltrona per due, anche quello alla fine, sì, anche se non è un film natalizio. Ma in realtà non è un film natalizio, ma viene trasmesso in Italia sempre il 24 per la vigilia. Vabbè, sì, ma perché c'è di mezzo il Natale, ma non è soltanto quello, vabbè. Ci sono tante cose, sì. Invece il ringraziamento, vabbè, tanto andiamo a leggere un po' di storia. Praticamente, allora, storia. Facciamo lezione di storia. Non posso fare come Barbero, ma vabbè. Che salutiamo. Fai come faceva Pierangela, dai, alla fine. Allora, il giorno del ringraziamento è una festa di origine religiosa, anche se poi adesso non lo è più, perché coinvolge un po' tutti i cittadini americani, quindi di qualsiasi estrazione sociale e religiosa, ma all'inizio lo era, perché nella tradizione è una festa della tradizione della Chiesa cristiana protestante, risalente a una celebrazione avvenuta nel 1621 e, anche se in maniera un po' più documentata, è stata nel 1623 che è stato un po' più documentato. C'è stato questo William Bradford, governatore della colonia fondata dai padri pellegrini a Plymouth, nel Massachusetts. Plymouth, Massachusetts, che mise questo ordine di festeggiare i ringraziamenti di questi raccolti. E all'inizio del XVII secolo i padri pellegrini, perseguitati in patria per la loro adesione al cristianesimo rigorosamente calvinista, decisero di abbandonare l'Inghilterra e tornare in America. Arrivederci e grazie. Fammi a non rivedersi mai più, mettiamola così. Esatto. Niente, praticamente si imbarcarono sulla Mayflower, arrivarono nelle coste americane dopo un duro viaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Durante il viaggio molti si ammalarono, io non so perché scrivono anche su queste cose, ma insomma va bene. Poi dei fatti. Quando arrivarono, con l'inverno ormai alle porte, si trovarono di fronte a un territorio fino ad allora abitato solo da nativi americani, che arrivarono nel nord dell'America del Nord, tra il Massachusetts e l'Etna, come area molto più vicina al Canada che non molto più vicina al Messico. Sì. Insomma, questa è geografia. No, sì, stavo facendo un attimino di mente locale, però sì, a distanza è decisamente più vicino al Canada, nettamente. E praticamente dopo il duro lavoro e gli inizi, i pellegrini dissero un giorno di ringraziamento a Dio per l'abbondanza ricevuta e per celebrare il successo del primo raccolto. I coloni invitarono alla festa anche gli indigeni, grazie ai quali avevano potuto superare le iniziali difficoltà di adattamento ai nuovi territori, gettando le basi per costruire, insomma. Nel menù del primo ringraziamento ci furono pietanze che divennero tradizione per le feste, in particolare il tacchino e la zucca, insieme alle altre carni bianche, carne di cervo, ostriche, molluschi, pesci, torte di cereali, frutta secca, noccioline e caramelle. Esatto. Non tutte insieme, penso suddivise
in più giorni probabilmente, però sì. No, diciamo, buona parte di quelle pietanze sono tutta la tradizione, perché il tacchino comunque è ovviamente il piatto principale, e poi anche comunque il pane non è il pane normale, ma è pane di mais, per esempio. Vedi? Si impara E sempre. da accompagnamento col tacchino, oltre al pane di mais, c'è questa salsa che loro chiamano gravy, che è fatta anche con frutta piuttosto che, quindi riprende un pochino quello che è diciamo, che è stato il primo pasto dei pellegrini. E siamo arrivati al tacchino, perché ricordiamo che è un processo lungo e tedioso, perché comunque la cottura dura quasi una giornata alla fine. Sì, però lo riempiono, cioè che ci mettono? Lo riempiono tendenzialmente con diverse cose, un po' si potrebbe quasi dire che è quasi un po' come il ripieno del polpettone da noi alla fine. Di tutto di più. Di più. La maggior parte delle volte è comunque un miscuglio di pane, questa salsa, tutta una serie di cose che comunque viene aiutano a dare anche un po' di sapore alla carne, perché poi se ci pensiamo la carne del tacchino non è che ci abbia tutto sto gran gusto sostanzialmente. Dipende come la fai, però sì. Dipende da come la fai, però la carne di per sé non è così tanto saporita alla fine, un po' più del pollo, ma meno male è comunque una carne molto leggera. No, vabbè, rispetto, essendo carne avicola, è chiaro, è più leggera di una carne di suino o di manzo, insomma, sì, di bovino. Ovviamente. O di bufalo. Il bufalo è abbastanza saporito, effettivamente, sì. Esatto. Allora, ora non vado avanti con la storia, perché è abbastanza lunga, perché c'è il proclama di George Washington e il proclama di John Adams. Possiamo tranquillamente evitare queste cose tediose. I proclami di James Madison e il proclama di Abramo Lincoln. Ovviamente questa festa ha tenuto al passare del tempo, perché nonostante la guerra civile, la guerra d'indipendenza, varie battaglie contro gli inglesi, si è mantenuta nel tempo. Sì, decisamente per quello. E si festeggia a pranzo, non è una cena, a pranzo, anche perché io dubito, dopo aver mangiato tutto quello, chi cena? No, chi cena assolutamente nessuno. Diciamo che è un pranzo merenda, mettiamola così. È un pranzo lungo, c'è la panchina lungo, sì. È un pranzo lungo che arriva fino a sera, fino a tardo pomeriggio, dai. Potrebbe essere paragonato a un matrimonio del sud Italia, che se non sai quando inizia, deve cominciare la mattina. Sì, però insomma, diciamo come durata. Sì, infatti sì. La festa, come dicevamo, la festa è molto sentita dagli americani, durante i quali celebrano preparando pranzi elaboratissimi. Per esempio il tacchino è uno di questi, perché è il piatto principale, che viene offerto anche ai vicini di casa. C'è questa tradizione, giusto? Sì, esatto. Viene offerto ai vicini di casa, ai più bisognosi, insomma, è proprio un discorso di comunità. Sì, più che altro perché quando prima si diceva che è l'equivalente del nostro Natale, sostanzialmente è vero, perché poi c'è comunque la volontà della condivisione, che non è male. Anche se poi magari con tutte le sue contraddizioni possibili, la società americana è tutto fuorché portata alla condivisione, però in questi casi c'è veramente questo spirito di comunità. Si stima, questo vabbè, dato da prendere con le molle, però, perché potrebbero essere molti di più, che si consumino, che vengano consumati dal giovedì al fine settimana del
del giorno del ringraziamento, sui 40 milioni di tacchini. Sai, considerato una popolazione di 300, credo sia Milioni. intorno a 350 milioni di persone qui negli Stati Uniti, Sì. 40 milioni di tacchini è più o meno uno ogni 7, una cosa del genere, se non ho calcolato male, uno ogni 8, il che, insomma, considerata la grandezza dei tacchini qui negli Stati Uniti, ci può stare. Sì, anche perché si Ci parla, può no, di... No, ora uscendo un attimo dal tema, no? Si parla di polli con accrescimento velocizzato, i white stripe e tutto quanto. Il tacchino non ne ha necessità perché è già grosso. Sì, no, è già grosso di suo. È già grosso di per sé, non ha bisogno di essere accresciuto. Tacchino gigante, però allora prenderesti uno struzzo a quel punto. Esatto. Sì, diciamo, tendenzialmente la media è quella, e considerata anche la grandezza dei tacchini che si vedono nei supermercati, effettivamente mi può tornare. Sto guardando, no, più che altro perché ho il computer sul tavolo, perché ci guarda su YouTube. Allora, tacchino, peso medio, cominciamo ad entrare nel succo. Allora, un tacchino pesa tra i 5 e gli 11 kg. Esatto, posso confermare. Mediamente. Quindi c'è il tacchino più piccino, ma c'è anche il tacchino più grosso, per le famiglie più grosse, giustamente. Abnorme. Esatto. Allora, ti faccio un esempio, qui nel vicinato ci sarà una famiglia che sono praticamente padre, madre e 6 figli, solo loro, quindi ti lascio immaginare, una volta che si riuniscono tutti con genitori, cose varie, quanti possono essere e quanto grande il tacchino del ringraziamento debba essere. Anzi, a volte non ne basta solo uno. A volte non ne basta solo uno e mezzo. Esatto. Uno grosso e uno piccolo. Esatto. Se non addirittura 2 grossi, però vabbè. Tipi di condimento, almeno qui partendo come dice Wikipedia, nelle cittadine del sud vige l'abitudine di consumare la carne con la focaccia di Gran Turco, come ti stavi dicendo te. Esatto. Secondo la tradizione del ciò che si ha si usa. Tenuto conto che la maggior parte delle zone qui sono, tra virgolette, contadine, nel senso che sono zone di campagna, mi può tornare il fatto più o meno ciò che si ha si usa. Esatto. Nel nord degli Stati Uniti invece il tacchino viene condito con la wild rice, una tipica specie di riso americana. Questa non l'ho mai assaggiata, potrebbe essere interessante da provare. E come dicevi, vabbè, la tipica del pranzo del ringraziamento è anche la salsa di ossicocco, che è mirtillo palustre e insomma e spezie, penso. Esatto. Fatta con bacche fresche o congelate. Un altro piatto tradizionale sono le patate dolci, unite a zucchero, spezie e burro. L'ho detto molto alla Giorgione. Lo yam, questo non l'ho mai sentito. Lo yam, che è una sorta di patata, anche questa più allungata, sì. Vabbè, insomma. Allora, aspetta, perché qui mi si è spostata la pagina, torniamo indietro perché non no, è tornata tipiche del periodo sono anche il pumpkin pie. Infatti stavo arrivando, anche la torta di zucca, c'è stato, siamo a un mese, il mese passato, il mese prima, che è stato fino a ottobre, c'era Halloween, quindi le zucche, anche se non sono edibili, quelle zucche usate per Halloween, però non è del tutto vero. Vabbè, perché diciamo la maggior parte non sono edibili. Ce n'è una parte che comunque puoi andare a comprare nelle varie fattorie che in realtà sono zucche effettive, sì, perché poi finito Halloween uno riutilizza. Esatto.
nulla, sono da tradizione, si mangiano anche biscotti fatti in casa. Piero, Dimmi. mi sta venendo fame, però io ti interrompo, parlando di mangiare a me viene sempre fame. Ovviamente. E niente, io ti interrompo perché è finita la prima parte di questa puntata che riguarda il ringraziamento, parlando di ringraziamento negli Stati Uniti, perché abbiamo fatto la diversificazione con il Canada, ma ci torneremo, non lo so. Noi andiamo un attimo in pausa, andiamo a mangiare un pezzo di tacchino e torniamo. No, Ci ritroviamo fra poco. Sì. torniamo tra poco, non andiamo a mangiare nulla purtroppo. A tra poco. A tra poco. Bene, eccoci rientrati in questa puntata estraniata dal contesto dell'attualità, ma insomma ogni tanto ci capita anche di parlare, visto che poi ci avvieremo, come dicevamo prima, nel periodo natalizio, una cosa o un'altra, e trattiamo un argomento che viene particolarmente vissuto dagli americani, che è il giorno del ringraziamento. E di giorno del ringraziamento dicevamo, come chi ci ha ascoltato all'inizio, se no andate a recuperarvi e poi sentiteci, parlavamo un po' di qual è la pietanza principale, che è il tacchino. Perché si chiama giorno del ringraziamento? Perché deriva da un'antica tradizione dove si ringraziava per il buon raccolto ottenuto. Per il buon raccolto ottenuto l'anno precedente, quindi insomma in Canada e negli Stati Uniti è l'ultimo giovedì di novembre, in Canada è il secondo lunedì di ottobre, per evidenti differenze climatiche. E niente, dicevamo tutto questo e stavamo parlando anche del pranzo, abbiamo chiuso il pranzo, di questa salsa, ma tu l'hai assaggiata la salsa di ossicotto? Abbiamo anche provato a farla e ti dirò che non è nemmeno così tanto male alla fine. Ma che ci metti dentro? È un misto tra più che altro di frutta tipo bacche, mirtilli e cose del genere. È molto, allora non è dolcissima, è un po' aspra come salsa, però alla fine è piacevole, nel senso non è cattiva assolutamente. Agrodolce. È agrodolce, esatto. Agrodolce. Sì. Questa salsa che viene messa sul tacchino, appunto. Esatto, un po' come se fosse un sugo alla fine. Sì, un po' come chi mette il juice sul roast beef, viene messo esatto. Questa salsa sul tacchino, ma è calda o è temperatura ambiente? Allora, diciamo, tendenzialmente dovrebbe essere temperatura ambiente, poi dipende anche nel momento in cui la prepari, uno la può diciamo che anche se ce la metti sopra calda non guasta. Ecco. Ok, ma c'è chi la scalda e poi ce la mette calda, ecco. Sì, lo puoi fare tranquillamente, ma la puoi mangiare anche riscaldata, se scegli avanzi del giorno prima la puoi tranquillamente riscaldare e la mangi riscaldata, è che cambia molto. Esatto, benissimo, ottimo, questo ci piace. E legato al ringraziamento, anche se poi è un'usanza che come Halloween si sta diffondendo un po' in tutto il mondo occidentale, diciamo così. Nel mondo arabo non lo festeggiano Halloween, te lo dico. Per altri motivi. Te lo dico, te lo confermo. Però legato al giorno del ringraziamento c'è il famoso Black Friday. Il famoso Black Friday, ovvero sia il giorno più consumistico del mondo, ma quello anche. Ora sì, perché te la pensi adesso, ora bisognerebbe anche andare lì e dire: ma perché il Black Friday? A parte che perché il Black Friday? Perché il giorno dopo il giorno del ringraziamento, è il venerdì. Il giovedì c'è il ringraziamento, il venerdì che si cerca anche di digerire che si è mangiato il giorno prima, anzi cercano di digerire che cosa hanno mangiato il giorno prima, possono andare a fare le compere per le regali di Natale. Infatti, sì, anche perché poi sostanzialmente sono quei momenti in cui allora, diciamo, mettiamolo così, weekend del ringraziamento, quindi negli Stati Uniti è una sorta di weekend lungo, perché inizia il giovedì e finisce la domenica. La domenica, sì. No, ma stavo leggendo appunto che insomma il Black Friday è nato, dà inizio allo shopping natalizio, ma viene indicato, anche se poi vengano fatti degli sconti
lasciamo stare le polemiche sugli sconti camuffati, non ci interessa. Non ci interessa in questa puntata, non ci poi interessa. è vero. Che poi sono veri, sono sconti camuffati. Va bene, ma non ci interessa in questa puntata, ok? Noi vogliamo in questa puntata parlare del senso romantico della cosa, ok? Non facciamo, abbiamo detto di estraniarci dall'attualità e giustamente. Non possiamo cadere nella polemica qualunquista, anche perché poi io ti seguo a ruota come se niente fosse. Va bene? Perché poi comunque i giorni, insomma, nei giorni di festa i negozi sono chiusi, o almeno erano, perché diciamo la tradizione è stata soppiantata dalle abitudini consumistiche, senza far polemica, ma è così. Per verità, sostanzialmente è quello. 40 anni fa, la domenica, anche meno, fino a 30 anni fa, la domenica i negozi erano chiusi, ora sono aperti la domenica, poi negli Stati Uniti non lo so, qui in Italia anche qua fanno i turni, qua sono praticamente tutti aperti, non è che ok, quindi esatto, quindi insomma rispetto a fine anni 90 le cose sono cambiate. Sì, decisamente. Celebrazioni, cosa viene celebrato in giorno di ringraziamento in tutte le città, in tutte le grandi città americane, in tutte le città, mi sembra troppo, viene svolta la parata classica. Sì, allora diciamo che più che altro, come giustamente dicete, è un discorso di grandi città. Ci sono anche alcune cittadine dove la fanno, ma più che altro diciamo viene abbinata alla parata natalizia, più che non solo il discorso del ringraziamento di per sé, è proprio la parata per Natale, ecco. Il primo momento di cui sta in comune della comunità, ecco. Poi ci sono bande che suonano, insomma, bande scolastiche, quindi negli Stati Uniti soprattutto ci sono anche c'è la tradizione di far partecipare anche forze dell'ordine, pompieri, militari, cioè è proprio una cosa comune. Vengono coinvolti tanti soggetti. Vengono coinvolti tutti fondamentalmente. Quindi ok, no, niente, mi è arrivato un messaggio. Quindi dovremo, noi proviamo a estraniarci dall'attualità, però dovremo poi parlare, perché dovremo parlarne, sappilo, perché il presidente degli Stati Uniti, ma non parla, celebra il pranzo con i soldati, ok? Sì, è solito. Vabbè, poi di questo presidente potremo parlare. Vabbè. Sì, vabbè. Sono curioso di vedere determinati dati, poi se se ne parlerà più. Sì, certo, non anticipiamo niente, perché ci estraniamo dalla polemica. Ecco, il giorno di ringraziamento per stavolta ci estraniamo dalla polemica, da tutto, dall'attualità. Esatto. Vogliamo parlare solo del concetto. Infatti, nei media, perché stavamo parlando del Natale, quali sono i film del Natale, ci sono anche i film diciamo che qui Wikipedia me ne hanno elencati un po' diversi. Prendiamo magari quelli più famosi alla fine. Tra i principali film attinenti al giorno di ringraziamento c'è Pocahontas della Disney. È il giorno del ringraziamento Charlie Brown, quel titolo dice tutto. Winnie the Pooh, Tempo di regali. Diciamo per la maggior parte sono tutti film per bambini sostanzialmente. Sì, ma Mouse of the Mayflower, cortometraggio in bianco e nero del 93. Schegge di April con Katie Holmes, diretto da Peter Hedges del 2003. Il drammatico, ovviamente li sto leggendo perché non è che il drammatico The New World, il nuovo mondo, diretto da Terrence Malick con Colin Farrell e Corianca Clicker. Poi Anna e le sue sorelle di Woody Allen con Carrie Fisher e Michael Caine del 1836. Un biglietto in due con Steve Martin
Martin e John Candy, Piccolo orfano di William Hanna e Joseph Barbera del 49, A casa per le vacanze diretto da Jodie Foster e Thanksgiving diretto da Eli Roth del 2023 addirittura. Ce ne sono diversi allora. Ce n'è diversi. Però poi io ti parlo per esperienza natalizia. Se si prende i film trasmessi, secondo me, se fanno come fa la Rai o faceva la Rai, che trasmetteva tutti i classici Disney per Natale, sia film che animazione varia, io penso avvenga un po' lo stesso, molto forse più a tema ringraziamento. Sì, allora diciamo, qui ci sono anche alcuni canali che proprio sono tematizzati in base al periodo. Quindi fondamentalmente come adesso è appena passato il ringraziamento, va bene, allora facciamo tutti i film sul ringraziamento, oppure Natale, bene, tutti i film sul Natale, e cominciano anche qualche settimana prima, proprio per portare la gente in tema, tra virgolette. Certo, benissimo, vabbè. Vediamo un attimino, perché vabbè. No, stavo ripensando un po' anche al Black Friday, magari prima era solo il venerdì e quindi ecco perché Black Friday poi le major hanno voluto strafare, facciamo tutto il mese o 2 settimane. Alla fine quando vivi in una società che è basata sul consumismo è ovvio che devi portare la persona a spendere il più possibile. Se poi mantieni le offerte anziché da un giorno solo a più o meno un periodo relativamente lungo, è ovvio che la cosa, i guadagni poi sostanzialmente aumentano. Sì. Allora, il giorno del ringraziamento è stato festeggiato, per chi avesse voluto, questo magari ne riparleremo, però sai, è una cosa interessante, anche se poi secondo me è molto americanizzante, perché però negli hard rock caffè italiani è stato un po' rivissuto quello che è il giorno del ringraziamento. Hard Rock Caffè, classica catena legata al rock di ristoranti e quant'altro, sul rock americano, che poi vabbè è sparso in tutto il mondo come catena di ristoranti, però a Firenze, Roma e Venezia è stato celebrato, tra tradizione gastronomica e musica dal vivo. Normale. Sì. Normale. No, praticamente dal giovedì al 3, come si diceva, il weekend lungo, dal 27 al 30. Hanno fatto dei vari festeggiamenti. Sì, esatto. Non oso pensare il 30 cosa sia successo alla Rock Caffè a Firenze, perché ricordo che lì da Piazza della Repubblica smaltiscono la corsa, la maratona, però penso abbiano iniziato, però è un pranzo, quindi la maratona finisce l'ultimo arriva intorno alle 2, cioè da mezzogiorno alle 2 arriva il gruppo, la maggior parte di gente, quindi non immagino, perché ero lì in centro ma non direttamente lì, ero un po' defilato fortunatamente, però mi immagino la confusione che c'è stata tra quelli che volevano andare all'Hard Rock Caffè e quelli che effettivamente arrivavano dalla maratona. Sì, e quelli che arrivavano anch'io effettivamente. Sì. Vabbè, sì, no, ora stavo leggendo qui, hanno fatto in modalità takeaway e catering, penso molto più a buffet che non a sedersi. Però, vabbè, la proposta gastronomica ha incluso tacchino arrosto, servito con verdure di stagione, stuffing, purè di patate dolci, salsa di mirtilli, come si diceva prima, esatto, e gravy tradizionale, accompagnato da una fetta di pumpkin pie. Sì, come nella classica tradizione. Classica tradizione americana, sostanzialmente. Sì. Hanno creato questo tutto con un cocktail autunnale, l'Autumn Apple Fizz, a base di bourbon, sidro, di mele e ginger beer. Potrebbe essere anche buono. Non so come possa essere venuto. Vabbè, sai, la birra allo zenzero effettivamente è piccantina e è anche buona con no, però vedi?
No, stavo leggendo, a Roma praticamente hanno fatto 2 turni di cena, non pranzo, 18:30 e 21 con musica dal vivo, e a Venezia hanno fatto, hanno fatto suonare gli H-Harmony, un gruppo composto da studenti della H-Farm College, e praticamente di sottofondo a fare colonna sonora. Un po' come Radio Centro Web quando la mettete sul computer, che vi sentite la musica o ci sentite noi parlare. Esatto. Noi ci sentiamo. Poi stavo leggendo, con più di 306, vabbè sì, 75 paesi, si diceva dell'Hard Rock Café. Vabbè, no, vabbè, questo ci dice cos'è l'Hard Rock Café, ma uno basta che vada a vedere su internet e se lo trova, cos'è. No, poi sostanzialmente dubito molto che ci sia qualcuno che non sa che cos'è un Hard Rock Café. No, vabbè, io penso che talmente comune. No, vabbè, certo, io non l'ho trovata ora, ma anche per esempio l'università americana abbia fatto qualcosa in merito, perché insomma, sì, mi sembrerebbe strano se non l'avessero no, fatto. sembra, esatto. Poi magari non ne danno notizia perché è una cosa interna, non una cosa che non ne parla nessuno, magari uscirà qualche articolo più qua, tra qualche giorno, non lo so. Oppure sono chiusi dentro, si sono chiusi e si sono ubriacati tutti, non lo so. Non sarebbe da escludere. Aumentano gli ubriachi durante il giorno del ringraziamento? Sai che non lo so, potrebbe anche essere. No. Non, Poi magari sono tutti in casa perché sono tutti riuniti, bevono. Sai, la differenza grossa è che qui negli Stati Uniti sono molto più abituati a bere rispetto a noi, anche da un punto di vista serata normale. Siamo sicuri? Per esperienza ti posso dire di sì. Però chi fa l'alcol tour qui in Italia poi insomma lo riportano a casa perché non riesce a tornare a casa o in albergo da sé. Vabbè, qui c'hanno l'Uber, però sì, fondamentalmente il discorso è più o meno lo stesso. Quindi insomma qui fanno l'alcol tour, ci sono gli alcol tour più o meno legali dove È più o meno legale che però conta alla fine. No, è che qui ne bevano di più secondo me perché costa meno. Potrebbe essere. Un po' come il discorso tra Finlandia e Estonia. I finlandesi hanno gli alcolici a prezzi esorbitanti, vanno in Estonia a berli fine settimana perché costano Per distruggersi e poi tornare indietro, ovviamente. O costavano un terzo. Ah, quello sì. Ti dicevo, qui sono molto più abituati a bere, spesso anche quando si vedono fuori, magari per cena, la prima cosa che ordinano è comunque il drink come aperitivo sostanzialmente, e difficilmente ci mangiano qualcosa insieme. Ah, quindi a stomaco vuoto così? A stomaco vuoto proprio totalmente, sì. Alla volée, va bene. Hanno lo stomaco foderato perché... anche la birra, che fondamentalmente dovrebbe essere quella un pochino meno alcolica, è comunque un po' è comunque diversa rispetto alla nostra, nel senso che è proprio intanto un sapore diverso, è molto più amara, e comunque in alcune birre anche localmente prodotte hanno un grado alcolico superiore a quello che è normalmente la birra che trovi al supermercato. Va bene, faremo una puntata special sulla birra. Potrebbe essere un'idea. Ci tiriamo fuori tutte a parte bisognerebbe fare solo l'Italia, perché se facciamo l'Europa, che l'America, quante marche ci sono autoprodotte in America di birra? Tante? Ma allora va bene, mettiamo tutta Europa allora, perché dobbiamo... Vabbè. Te fa conto che praticamente ora io ti parlo... No, la più conosciuta è la Bud. La più conosciuta è la Bud, ma no, c'è anche la Coors. C'è la Coors, c'è però vedi, anche lì dipende dal mercato. Ora, a parte siamo agli sgocci di questa puntata, quindi possiamo divagare un attimino. Dipende dal mercato, perché la Coors, almeno quella alla spina, io in Italia non l'ho trovata solo in Francia e in Irlanda. Più in Irlanda, ma un anglosassone per forza. Potrebbe essere, però tieni conto che per esempio, appunto, ti dicevo, qui qualsiasi zona dove
c'è un po' di mais coltivato intorno, ha almeno 3 o 4 birre differenti autoprodotte. Ci fanno altro che trappisti, ho capito. Quindi fondamentalmente... Ma è più buona la nostra europea o quella americana? Allora, se ti piace il gusto più amaro, La IPA, perché la IPA l'IPA è più buona. L'IPA, sì. Se ti piace un gusto un po' più amaro. Se invece preferisci un gusto un po' più, chiamiamolo dolce, anche se poi dolce non è in realtà il termine corretto, sicuramente quella europea è migliore. Europea in generale, possiamo parlare di Italia, Germania, Scozia piuttosto che, ma e poi anche lì tra Italia e il resto d'Europa possiamo fare una discussione. No, vabbè, ci sarebbe da parlarne per ore. Sul gas aggiunto, e in Scozia e in Irlanda, nel mondo anglosassone non c'è gas aggiunto, quindi in Scozia, tanto per dire, no, quando si andrà a prendere la birra c'è la spina, no? Ma vanno a pompa perché non hanno il gas. E poi anche il gas che ho trovato in Irlanda, perché hanno la pressurizzazione, è proprio minimo e insomma se ne va. Sì. Svanisce con l'entrata nel bicchiere, quindi ecco perché poi a me dicono ma la birra non si beve così. Quando prendo la birra in bottiglia io la svuoto direttamente per far andare via il gas in eccesso, se no uno si trova con lo stomaco gonfio. Ma se pensi alla stessa Guinness, la Guinness in Irlanda ti va giù come niente ed è tutto fuorché gasata. Esatto, no, assolutamente. E infatti la birra in Italia ci fa fare tanti ruttini. Sì, anche troppi ogni tanto. Forse sì. Sì. Bene, caro Piero, siamo arrivati in fondo a questa puntata di questo mercoledì 3 dicembre. Ma insomma ci abbiamo, vabbè, la prossima settimana sarà il 10, quindi tutto regolare, e dovremo capire come gestire la parte natalizia, ma quello ci penseremo poi. Ci penseremo fra un paio di settimane, dai. Esatto. Detto questo, noi cari amici ci salutiamo qui, è stato un piacere come sempre e niente, alla prossima. Mi raccomando, state attenti, fate i bravi, non esagerate, digerite, non lo so, date retta, e noi ci troviamo mercoledì prossimo, il 10 dicembre. Grazie Piero come sempre. Grazie a te. Su Radio Centro Web. Ciao.